Salve a tutti ragazzi e bentornati su Qui sul server per parlare di un gioco nuovo che ha tante cose da offrire e che sta continuando a migliorarsi. Noi speriamo che, come è stata tradizione negli ultimi anni del 2016, 2015, 2000, insomma negli ultimi 3-4 anni, non si continui a lasciare a metà il gioco e si porti effettivamente a termine, anche perché ci sono degli ottimi presupposti di eccellenza. Stiamo parlando di PlayerUnknown Battlegrounds. Che cos'è questo gioco? Parte dallo sviluppatore, questo Brendan, anche conosciuto come PlayerUnknown, proprio è il suo nick, che creò una mod di una mod, perché DayZ è una mod di Arma 2 e lui ha creato Battle Royale, che è una mod a sua volta di DayZ. È un modder matrioschesco, se vogliamo, che va a moddare le mod, però la cosa importante in una mod è che sia fatta con cognizione di causa. Ora, Counter-Strike Source è una delle mod più eccellenti secondo me nella storia dei videogame, e così come tutti i Counter-Strike. Quindi non siamo contro i moddatori quando creano cose di buon livello. Ora, ci sono dei presupposti che dobbiamo affrontare quando parliamo di un gioco del genere. Il primo è tanta fiducia, perché si tratta di un gioco che è ancora in divenire. E il secondo è: speriamo che non lo abbandonino a metà strada, come spesso succede. Però qui i presupposti ci sono, nel senso che il videogame è stato iniziato nella sua fase principale di sviluppo nel 2016 e siamo già a un anno di sviluppo. A marzo è stata aperta l'open beta, e quindi in realtà è un open alpha, early access e chi più ne ha ne metta. Però ha avuto talmente tanto successo da vendere più di un milione di copie e raggiungere un guadagno di 12-13 milioni di dollari, che per una mod, che è partita come una mod, adesso non è più una mod, è un gran risultato. Ok, parliamo del gioco in sé. Non è più una categoria di gioco tanto isolata. Una volta era effettivamente sbalorditivo trovarsi di fronte a un Battle Royale di questo genere, ma col passare del tempo, con le varie mod, con DayZ, H1Z1, The Culling e tutti questi giochi, ormai è nella norma, è diventata proprio una categoria di gioco, di shooter o comunque di survival, se vogliamo, perché devi sopravvivere, ma non agli agenti atmosferici, devi sopravvivere ai tuoi avversari. È una bella tipologia di gioco che però ha i suoi punti deboli. Soprattutto è una tipologia di gioco che accorpa tantissime cose in un unico prodotto, cioè in un gioco del genere hai la guida perché puoi prendere dei veicoli, hai lo shooting perché puoi prendere le armi, hai molto spesso anche una parte melee, hai una parte di esplorazione e una parte survival gestionale. Quando ci sono così tanti elementi all'interno di un gioco è facile cannarne uno o due. E soprattutto, che credo sia una delle cose più impressionanti all'interno di questo gioco, ci sono 100 videogiocatori per sessione. 100 videogiocatori per sessione che partono tutti quanti dallo stesso aereo, che poi vanno a catapultarsi, a paracadutarsi sopra questa mappa, che di per sé è una bella mappa, non è per niente piccola, e fa il suo lavoro da mappa, cioè si riescono a raccogliere cose in giro, perché poi alla fine qual è il risultato finale? Rimanere vivi da soli o in squadra di 2 o 4 giocatori questa strage, che poi sarà una strage che si consumerà nell'arco di spesso e volentieri mezz'oretta. La partita però, non fatevi ingannare da questa strage, non è assolutamente improntata su un action frenetico. Dovete scendere a patti con l'idea che si inizia a giocare veramente dopo diversi minuti, forse anche dopo una mezz'oretta di gioco, perché la prima fase è una fase sbilanciatissima, cioè è una lotteria. Tu puoi atterrare in un posto dove ci sono tantissime risorse, perché le risorse non stanno sempre lì, vengono comunque generate. Potresti avere già una buona armatura, una buona arma, potresti essere già competitivo, come potresti atterrare in un posto dove trovi una pistolina e non c'hai manco i colpi. Quindi ecco, la prima fase è una fase di studio della situazione, devi capire se puoi esporti, devi capire se devi ancora cercare materiali per poter combattere, e devi capire se rimanere nascosto come un sorcio o tentare di sparare in faccia a qualcuno. Può essere lungo e frustrante. Sì, all'inizio sì, anche perché vedi se ci sono nemici nella tua stessa zona e capisci che cosa devi fare. Spesso e volentieri si corre via, perché si evita spesso lo scontro. Chi invece vuole scontrarsi
beh, lì c'è il 50% di possibilità, o rimani in vita o muori. E spesso ci sono dei giocatori che sono magari più esperti di te, sanno esattamente dove si trova il loot più buono e ti fottono immediatamente. Ma dopo una ventina di minuti, vi ho detto mezz'ora, in realtà in mezz'ora, 40 minuti si finisce lo scontro, perché la fase più bella, più eccitante, più ansiogena è forse quando si rimane in una cinquantina e il cerchio si incomincia a stringere, perché di cerchio si parla, si stringe questo cerchio e noi dobbiamo rimanere nell'area, altrimenti prendiamo danni e si muore. Perché all'inizio possiamo esplorarla tutta questa mappa e diciamo che lo scontro è di fatto evitabile, essendoci molto spazio per aggirare il nemico. Il problema è che stringendosi questo cerchio si viene spinti allo scontro. Nella mia prima partita, immagino che forse vedrete anche qualche immagine, non lo so, comunque nella mia prima partita ero piuttosto teso perché ero entrato in una casa in cui sapevo ci fosse qualcuno e quando meno me l'aspettavo questo esce, fa sigla! Quando meno me l'aspettavo viene fuori questo tizio e mi spara addosso. Aveva addosso cose che io non avevo e quindi nei primi minuti è una cosa importantissima saper valutare le proprie finanze e gli oggetti che si hanno. Sì. E c'è anche una fase preparatoria, prima del lancio ti fanno provare le armi, le granate, giusto per fare un po' di pratica con lo shooting del gioco, non è male questa cosa. Allora, è un TPS FPS e questo è un po' incontro e quindi veniamo proprio a questa fase che è un po' pro e un po' contro. Raccontiamo i pro, che sono diversi e secondo me ci aiutano anche a capire un po' tutta la situazione. Prima di tutto il gioco è divertente, è fottutamente divertente. In single player, cioè da soli, quando si gioca in singolo è più ansia che divertimento, ma già se si gioca in due, se si gioca in quattro, ti diverti, ridi come un pazzo e ridi perché ci sono anche delle situazioni che spingono al divertimento, no? Perché magari vedi cose che a questo punto dello sviluppo sono ancora da sistemare, un po' di bug, un po' di cose. Ma potresti anche ridere perché la sensazione di rischiare il culo è così alta che la minima stronzata del tuo compagno può mettere in pericolo tutta la squadra e questo genera ilarità se giochi in maniera rilassata e bonaria con degli amici. Se giochi perché vuoi vincere probabilmente ti avveleni, proprio ti avveleni. Però per dire, i veicoli sono così inguidabili che potrebbero capitare delle evoluzioni, potrebbero cappottarsi. No! Ma che cazzo fai? No! E la buggy si cappotta molto veloce. Oddio! Numero! A quel punto o la prendi a ridere o ammazzi la squadra. Un altro punto a favore di questo gioco è che, nonostante la giovine età, gestisce molto bene quello che è il matchmaking per iniziare uno scontro. Cioè, 100 giocatori, voi potreste pensare, porco Giuda, quanto minchia devo aspettare prima di entrare in partita. In realtà ci sono giochi che funzionano con un matchmaking da 3 o da 4 che impiegano molto più tempo a mettere su una partita. Sì, e questo è un giga pro per quanto ci riguarda, perché 100 persone li trovi quasi immediatamente e poi si parte in un minutino. Diciamo che di media io ne ho fatte diverse di partite, o avrò aspettato all'inizio 2 minuti. Ma 2 minuti a dire tanto, altre volte mi succedeva che entrassi e si partiva dopo 30 secondi. E questo è sembra For Honor. Cioè, per 1 minuto, 30 secondi entri in gioco in For Honor. E là stiamo parlando di 1v1, sì, 2v2. 2v2, 4v4, proprio se vogliamo fare. Quindi è un grandissimo pro. Un altro pro è la quantità di armi che si possono trovare nel gioco e soprattutto uno shooting che è molto diretto. È un gioco che vuole essere poco simulativo per certe cose e quindi è molto giocoso, diciamolo, è divertente sparare in questo gioco. È una buona via di mezzo, no? Perché proprio l'idea dello sviluppatore iniziale era fare una buona via di mezzo tra un simulativo e un gioco arcade e direi che per adesso ci sono molto vicini, ma anche perché stanno facendo uno sviluppo guidato dalla community e questa è una cosa bella, anche perché la community ti sta supportando in questa prima fase, quindi è giusto che tu l'ascolti. Altro fiore all'occhiello, e questa è una cosa che in genere non ho visto su YouTube, cioè tutti quelli che parlano di giochi raramente parlano di questo fattore, forse perché nei giochi da console è poco importante, ma questo gioco ha una forte componente di immedesimazione e l'audio
la resa dell'audio spaziale può farti capire se è il caso di stare fermo o di muoverti, di attaccare o di arretrare. Quindi un audio fatto bene è importante e per fortuna qui l'audio spaziale è abbastanza buono, va sistemato in alcuni frangenti, ma è molto buono per essere in una fase così iniziale di sviluppo. E mo abbiamo detto i pro, ce ne sono, ma preparatevi ai contro perché il matchmaking funziona nel senso che è molto veloce, la partita parte in fretta, non devi aspettare, però potrebbe capitarti che dopo aver fatto la partita della vita, proprio magari sei rimasto tu e cioè proprio lo scontro, il server crasha. È successo, succede spesso nella prima fase, un po' più difficile verso metà, un po' veramente raro verso la fine. Ma quando succede alla fine e tu sei magari negli ultimi 20, è lì che partono proprio tutto il calendario, perché dopo che stai giocando mezz'ora e ti finisce a crashare il server, lì cominci a dirne di tutti i colori. Le brute, così come sono un po' brute le hitboxes in alcuni casi, sono parecchio imprecise. E unita questa cosa al lag magari del tuo avversario rende veramente immortali alcuni giocatori, rende molto più esposto te ai colpi dell'avversario o viceversa, e sempre si tratta di una meccanica fallace che va a sbilanciare il gioco. Abbiamo parlato di FPS e TPS, qui li puoi usare in questo primo frangente entrambi allo stesso tempo, che significa che se tu sei in TPS hai una visione molto più larga, se tu sei in FPS il punto di vista ti si restringe, e questo è un punto positivo e negativo. A me piace di più un FPS, quindi magari sono portato a giocare in FPS, ma non lo posso fare perché se gioco in TPS ho un vantaggio e i miei nemici hanno un vantaggio ulteriore. Quindi quello che stanno facendo è cambiare, customizzare la tipologia di gioco, nel senso che ci saranno più in là partite per chi vuole giocare in FPS o soltanto in DPS o un mix delle due, come si fa adesso. Questa è una cosa che possono permettersi finché hanno un'affluenza di utenza così elevata, ma se si comincia a dividere l'utenza in questo modo è possibile che i server non siano così reattivi nel generare una partita. Staremo a vedere, perché è una discriminante forte. Così come il sistema di movimento dei PG, perché spesso e volentieri anche il salto veramente sembra che tu abbia una mazza nel culo, perché è difficile saltare, prevedere l'altezza, non c'è un tasto per scavalcare e servirebbe, perché quando salti magari non riesci a scavalcare di mezzo centimetro un muretto qualsiasi e pensate, immaginate ad un nemico che vi sta sparando e voi state in corsa e dovete per forza di cosa superare quel muretto, vi prende soltanto male. Ed è brutto pure da vedere, perché diciamoci la verità, sono legnose, le animazioni sono molto legnose e quindi la navigabilità della mappa non è assolutamente il massimo. Un altro elemento che sbilancia secondo noi le partite è il fatto che la mimetizzazione in questo gioco sia importantissima. Nascondersi spesso e volentieri è l'unico modo per farla franca. Addirittura si possono trovare delle tute ghillie ultra mimetiche che ti trasformano praticamente in un cespuglio. Quindi se con quella tuta addosso tu ti infili dentro un cespuglio sei praticamente invisibile. Sì, da vicino, perché dalla distanza basta abbassare le impostazioni grafiche del gioco, ecco che non vengono più renderizzati i cespugli dopo una certa distanza. Indovinate cosa viene renderizzato? Tu come uno stronzo acquattato nel nulla. L'erba, infatti, con una ghillie addosso, e la ghillie si prende con i pacchi che scendono, poi ci sono gli aerei che ti lanciano questi pacchi con roba ultra sgrava dentro, magari c'è il fucile da cecchino con la ghillie. Ed è importante indossare la ghillie perché ti rende veramente mimetizzato al 100%. Quando sei nell'erba non ti vedi se c'hai tutto ultra. Se invece cominci a abbassare qua e là le impostazioni grafiche, ti vedi come uno stronzo acquattato, come dicevano. E questo è un grosso contro, però è dato da la maggior parte dei giochi. Non ho visto giochi che abbiano ovviato a questo problema. Questa è una cosa che si potrebbe ovviare giocando su console, perché purtroppo questo è l'unico, penso che sia l'unico vantaggio del multiplayer su console, cioè che tutti hanno le stesse specifiche tecniche, tutti giocano con lo stesso livello di dettaglio, nessuno è avvantaggiato o svantaggiato. Su PC purtroppo ci sono queste cose che ti fanno penare perché hai il PC più scarso ma giochi meglio, perché cioè
È brutto, è veramente brutto. Al netto però di questi problemi, noi crediamo che il gioco sia molto divertente, anche se il costo non è assolutamente banale, si aggira intorno ai 30 euro. Sì, 30 euro, però devo dire la verità, io li ho spesi questi 30 euro perché c'è stato Voki, poi il gameplay di Francesco di Fraus insieme a Yotobi, che mi hanno parlato molto bene del titolo e devo dire la verità, passato un po' l'ingresso, perché devi fare conto con un po' di cosine cattive che vi abbiamo raccontato nei contro, il gioco è godibile e se giocate in squadra, io ho giocato con Marcus Kron, vedrete qualche gameplay sul secondo canale, giocherò sicuramente con lui, quindi vedrete anche quelli, insomma sono divertenti, vi schiattate di risate, poi ripeto, la parte ansiogena rende tutto quanto più vero, più anche tosto da provare. Bello.